Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi, in occasione del mio compleanno, voglio condividere con voi la preparazione della mia torta. Spero davvero che vi piacerà. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Sono soltanto 3 gli ingredienti che ci occorrono per realizzare il pan di Spagna, in questo caso uova, zucchero e farina. Sto utilizzando 6 uova, 180 g di zucchero e pari quantità, quindi 180 g di farina. Io utilizzo in questo caso una farina 00. Il segreto per avere un pan di Spagna molto alto e soffice è montare molto bene le uova con lo zucchero. Iniziamo proprio la prima fase andando a montare le uova con lo zucchero. Io lavorerò il mio composto a velocità media per circa 6-7 minuti. Il mio composto ha quasi quadruplicato di volume. Guardate com'è spumoso. E questa è la consistenza giusta. Ora dobbiamo incorporare la farina all'interno del composto di uova e zucchero. La mia farina è già setacciata, ma io andrò a setacciarla man mano che l'aggiungerò al composto per una seconda volta, così sarà ancora più areata. Con una marisa o con una frusta andiamo gradualmente ad incorporare la farina. Questa fase è delicatissima, dobbiamo farla lentamente e con pazienza. Giriamo gradualmente dal basso verso l'alto e non dobbiamo perdere il lavoro che fino adesso abbiamo fatto. Quindi il composto non si deve sgonfiare. Ora è il momento di versare il nostro composto all'interno di uno stampo. Io ho foderato base e pareti con carta da forno, uno stampo a cerniera da 24 cm e molto dolcemente rovescio il composto all'interno. Vedete la densità? E andiamo ad infornare. Il mio forno è preriscaldato in modalità ventilata a 165 gradi e lascerò cuocere il pan di Spagna per 50 minuti circa. Cosa fondamentale, quando il pan di Spagna sarà cotto, eviterò di aprire di scatto lo sportello del forno, ma lascerò con il forno spento lo sportello socchiuso per una decina di minuti e poi estrarrò il pan di Spagna dal forno. Ecco il mio pan di Spagna appena sfornato. Ora lo lascio raffreddare e poi lo toglierò dallo stampo.
E adesso lo capovolgo così. Sentite, è di una sofficità incredibile e guardate l'altezza. Questo è un pan di Spagna di 24 cm preparato con 6 uova, è altissimo, sono 9 cm di altezza ed ora è pronto per essere affettato e farcito e trasformato poi in una meravigliosa torta. Abbiamo poi bisogno della crema pasticcera. Io ne ho preparata una dose da 1 litro di latte e 8 tuorli. La crema ottenuta l'ho divisa in ugual misura su 2 ciotole. Ho fuso poi del cioccolato fondente, ho preparato una bagna semplicissima con acqua, zucchero e vaniglia e ho semi-montato della panna vegetale. Ora la prima cosa che vado a fare è inserire la panna. Vi scriverò in info box tutte le quantità con molta precisione. La inserisco in entrambe le ciotole delle creme, così. E ora a una velocità media vado a mixare il tutto. È sufficiente appena 1 minuto. Ripeto la stessa cosa nell'altra ciotola. Anche questa è pronta. Ora in una delle due, e io scelgo questa ciotola, vado a versare il cioccolato fondente fatto sciogliere e portato poi a temperatura ambiente. E le 2 creme sono pronte per essere trasferite in un sacco a poche. Ora è il momento di tagliare in 3 parti questo splendido pan di Spagna. Guardate che cos'è. Di una sofficità incredibile, è leggero come una nuvola. E vado così a bagnarla. Così è sufficiente. E ora partiamo dalla crema. Ok, e ora mettiamo lo strato centrale. Questa torta è davvero semplice e alla portata di tutti. Lascio vedere la crema, assesto la base e la bagno. Ripeto la stessa cosa con la crema al cioccolato.
andiamo a coprire con il cappello del pan di Spagna, in questo modo. E bagno ancora. Ora ho ripreso la panna dal frigo e mi serve proprio una piccola quantità da mettere in superficie. La liscio così con una spatola. Col cioccolato scrivo semplicemente auguri. E ora decorazione finale. La mia torta di compleanno è pronta e credo che nella sua semplicità mi rappresenti appieno. Ora non potremo tagliarla insieme perché questa torta dovrà stare almeno 2-3 ore in frigo prima di essere sporzionata. Bene, anche per oggi è tutto, mi ha fatto molto piacere condividere questo momento intimo insieme a voi. Spero che questa torta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.